Piccolo Q&A, ho ricevuto delle domande sui social, sugli argomenti da fare questa settimana. Ho deciso di fare un piccolo Q&A, dato che sono domande molto interessanti, sono poche ma sono quasi tutte in italiano e quindi lo faccio. Come farsi pubblicità sui social, da soli o agenzie di pubblico? Allora, dipende da quello che vuoi fare. Se sei un brand, quindi se stai creando un brand, un'azienda separata da te, allora io direi che ok, ci vuole una crescita organica, quindi creare tanti contenuti in modo che l'algoritmo stesso di ogni social ti aiuti a crescere pian piano, ti faccia e ti esponga, ti faccia crescere facendoti vedere a più persone possibili nel tuo ambito, quindi con hashtag eccetera eccetera, con varie forme di crescita organica, keywords e anche con copywriting eccetera, qualità del video, miniature giuste, video di qualità. Però allo stesso tempo anche c'è la possibilità di fare inserzioni a pagamento, quindi Facebook Ads, pubblicità tramite Facebook, o Google Ads, pubblicità tramite Google. Se hai soldi da investire, diciamo che il marketing pagato funziona molto bene, soprattutto se è un'azienda. Se invece è un personal brand, quindi parli di qualcosa di tuo o hai appena iniziato, punta esclusivamente, secondo me, soprattutto all'inizio, su una crescita organica, quindi senza stare a metterci budget, soprattutto se non devi convertire, quindi se è un personal brand o comunque è un qualcosa di personale, un blog personale, un social personale. Punta a fare network e a conoscere gente, a rispondere alle domande, a tutti i commenti che ti fanno e quindi comunque a crescere in modo organico. Quello che fa un'azienda, quando si fa tramite un'azienda, come pubblicizzarsi tramite un'azienda, come ad esempio i marketers, quello che fanno è vedere un po' quello che fai, ottimizzare i tuoi contenuti in modo che la tua crescita organica sia migliore e poi al massimo ti spingono tramite le ads, quindi fanno una delle due cose per forza. Io ti consiglio la crescita organica. Domanda numero 2, molto diversa. Attore a Hollywood a 18 anni. La domanda di prima l'ha chiesta Nicola Spacek. Questa domanda, attore a Hollywood a 18 anni, Roberto Brescia. Grazie Roberto Brescia per la domanda. Allora, ho già fatto un video riguardo come diventare un attore ad Hollywood partendo dall'Italia. Secondo me 18 anni o 15 anni o 30 anni non cambia molto, nel senso che per diventare un attore, soprattutto se si vuole diventare un attore negli Stati Uniti, diciamo che bisogna 1 saper recitare, 2 avere il permesso per lavorare negli Stati Uniti. E avere il permesso di lavoro negli Stati Uniti non è lo stesso permesso di studiare negli Stati Uniti, che non è lo stesso permesso di lavorare come attore, quindi come artista negli Stati Uniti. Sono 3 tipi di permessi diversi, quindi o trovi un modo per avere il permesso di studiare e quindi poterti permettere una scuola di recitazione e andare a 18 anni a studiare recitazione in una di queste scuole, ma sono molto costose, oppure, come ho detto in un altro dei miei video, iniziare a studiare in Italia, qui, trovare un modo nel frattempo di imparare l'inglese e farti i documenti per ottenere un permesso artistico, quindi già iniziare a recitare qui in Italia e ottenere un permesso artistico per già iniziare a studiacchiare e a lavorare nella recitazione già in America, ma è molto difficile da ottenere, oppure ottenere un permesso lavorativo e andare a lavorare in America imparando l'inglese e nel frattempo iniziare a studiare ad esempio in scuole come gli studios, che sono molto meno costose di un'accademia. Si va 2, 3, 4, 5 volte a settimana e si incontrano altre persone e magari già qualche conoscenza si può iniziare ad avere. Quando si fa un po' di curriculum si può iniziare ad andare da agenti o manager che ti propongono a casting, però per partecipare ai casting e quindi prendere lavoro bisogna cambiare il proprio visto in artistico, quindi bisogna prima aver studiato recitazione o aver fatto già qualcosa. Leo TDS chiede dieta da modello? In realtà un modello, soprattutto in Italia, è semplicemente tanto magro e tanto alto, quindi è tanto una questione di genetica, è tanto anche una questione di come hai vissuto in passato, quindi ti consiglio semplicemente non cambiare tanto il tuo corpo per diventare un modello. Se puoi già permetterti di lavorare come modello, allora va benissimo, ma il modello è un lavoro normalissimo, non pensare che fai cose pazzesche, anzi è come un lavoro da freelancer normale, quindi ti consiglio, se è una cosa che puoi fare perché già hai un fisico magrissimo, asciuttissimo e sei molto alto e particolare in faccia, allora vai, prova. Ma se no, in Italia non ha neanche senso stare a fare troppi sacrifici per il proprio corpo semplicemente per lavorare per agenzie qui in Italia. L'alta moda richiede quello. Per invece modelli curvi o all'estero, modelli fitness o talent, certo potete farlo, se siete un po' grossi basta una dieta per ingrossarsi un po', con tante proteine, tanta acqua, avere comunque una dieta sana, mangiare bene, allenarsi bene, quello sicuramente è utile per qualsiasi cosa.
Se avete un talento, anche per le talent agencies, cercatele. All'estero diciamo che funziona anche in modo diverso, quindi cercate, secondo me, un'agenzia che vi rappresenti in base al fisico che avete ora, o comunque un fisico che volete ottenere con uno stile di vita sano, ma non sacrificate uno stile di vita sano o addirittura tutto il cibo e mangiare pochissimo per entrare in un'agenzia, perché in quel caso, uno, è tanta fatica, due, non è scontato, e tre, si perde veramente tanto tempo e non è neanche salutare. Quindi in realtà non c'è una dieta, dipende dal tipo di modello che vuoi diventare, dipende dal tipo di agenzia che vuoi, da cui vuoi farti rappresentare, e in ogni caso, se vuoi diventare magro devi fare un deficit calorico, quindi mangiare il meno possibile sotto a quante calorie, al tuo metabolismo, quante calorie dovresti mangiare giornalmente, preferire le proteine in confronto a carboidrati e grassi, e bere tanta acqua. Non c'è, è un grande segreto. Gabriele Guidi, come iniziare a crescere personalmente? Per iniziare a crescere personalmente io consiglio sempre di o trovare un mentore, quindi qualcuno come queste persone qua che vedete nella vision board, qualcuno che vi ispiri, che sia uno youtuber, uno scrittore, o anche un mentore che avete di persona, qualcuno vicino a voi che vi può insegnare qualcosa, oppure tramite libri. Se non potete permettervi di incontrare persone dal vivo o di incontrare personalmente qualcuno che vi ispiri, un mentore, ci sono i libri che lo fanno. Ci sono persone che hanno racchiuso insegnamenti, persone di successo che hanno racchiuso tutto quello che hanno imparato nella vita, o insegnamenti pazzeschi, in 100, 200, 300, 500 pagine, quindi veramente vi consiglio di iniziare dai libri. Ho fatto anche un video a riguardo sui top 10 o top 5, non mi ricordo, libri per la crescita personale, quindi ve lo linko in descrizione. Alex Cicco, best day of your life. Dato che è una domanda in inglese, farò un video esclusivamente riguardo al miglior giorno della mia vita. Ultime due domande. Gabri Molinari 17, prova la routine di Casey Neistat. Adoro Casey Neistat, mi piace tantissimo come vlogger, la sua routine non la conosco, ma perché no, magari proverò a farla. Comunque la mia routine, fidati, è già molto tosta ed è molto basata sulla produttività e il miglioramento personale. Sono molto interessato sempre a tutte le cose di biohacking che si possono fare, all'aumento delle performance, alle respirazioni, alla doccia fredda, al leggere, all'allenarsi, al mangiare in modo corretto, al bere l'acqua nel giusto modo, a dormire in un certo modo. Quindi diciamo che la mia routine è già molto prestabilita, ma provare altre routine, perché no? So anche che lui è molto bravo a vloggare. Io non sono molto bravo a vloggare, preferisco mettere una videocamera e parlare così. Un giorno che magari avrò un po' più di tempo o più voglia, mi metterò anch'io a fare video pazzeschi, ma in realtà non è un po' da me. Ho anche comprato più volte delle videocamere come la Insta360 o il drone, ma alla fine vado a venderli perché non ho mai la voglia di star lì quando sono in giro a mettermi a vloggare o fare editing pazzeschi con cose in giro, viaggi, perché alla fine mi sembra non una perdita di tempo, perché aumenti la qualità del video, ma in realtà la qualità secondo me dipende tanto dalle informazioni che si danno nel video. Quindi non so, in realtà è tutto molto soggettivo, la qualità è molto soggettiva, quindi se uno si diverte a farlo, bene. Se uno non si diverte a farlo, un video può anche essere di qualità semplicemente dando contenuti di qualità e informazioni di qualità. Ultima domanda, Dav.ide. Davide: felicità interiore, come essere felici nonostante non si abbia una Lamborghini ultimo modello. Allora, la Lamborghini ultimo modello non ti dà felicità, sembra una cavolata da dire, probabilmente ti può dare un certo tipo di piacere per un periodo di tempo, come i soldi, come qualsiasi cosa che in realtà è all'esterno di se stessi, però non è mai la chiave, non è mai la risposta giusta. Noi nel mondo occidentale siamo molto propensi a questa cosa, a ricercare la soddisfazione, la felicità, la gioia, la pace in qualcosa di esterno, persino l'amore in qualcosa di esterno, in qualcun altro. Il problema è che ti compri la moto, dopo un paio di mesi, un anno, vorrai la macchina. Dopo la macchina vedi quell'altro che ha la macchina più bella, ti compri la macchina. Dopo che hai comprato quella macchina lì, vorrai la Lamborghini. Sei riuscito a permetterti la Lamborghini, il tuo vicino allo yacht. Quando avrai lo yacht e l'altro signore ha comprato un carro armato, vorrai comprarti un carro armato. Dopo aver comprato il carro armato starai malissimo perché quell'altro ha la moglie più bella della tua, e allora la divorzi e ti prendi una moglie migliore. Dopo che hai la moglie più bella, in realtà l'altro ti fa vedere che ha una villa pazzesca. Quando hai una villa pazzesca, quell'altro ha l'elicottero. Quando compri l'elicottero, quello lì ha il jet, e quando hai il jet, quello là non ha niente, è felicissimo, e allora vendi tutto. C'è sempre quel qualcosa in più, non sarai mai soddisfatto di qualcosa di esterno. Dunque dici, quando è che arriva il limite per capire quando si è felici o quando no? Non c'è un punto, è semplicemente una cosa all'infinito. La natura dell'essere umano
è quella di espandersi all'infinito. Quindi quello che in realtà noi vogliamo, il nostro desiderio, è quello di espansione, di espandersi all'infinito. Noi non vogliamo qualcosa, noi vogliamo essere tutto. E dunque, come si fa questa cosa? Si fa capendo e iniziando un percorso di crescita interiore, di yoga o di spiritualità o quello che vuoi, un percorso di crescita interiore che ti fa capire che in realtà tutte quelle cose che stai cercando al di fuori possono essere una cosa piacevole, ma indipendentemente da quello che succede fuori, tu hai una piattaforma tua stabile di mente, corpo, emozioni, energia, eccetera, per cui gioia, amore, pace, serenità, eccetera, accadono per conto tuo, per scelta tua e consapevolmente per merito tuo. Tutto quello che succede all'esterno è un'altra cosa, è in più, ma avere una base fondamentale per cui tutto succede come vuoi tu, questo è e capire che quindi non tutto parte da te, quindi tutto sei tu e tutto è una parte di te e tu sei una parte di tutto, questo si chiama unione, ovvero yoga, oppure puoi chiamarlo come vuoi chiamarlo Dio, puoi chiamarlo enlightenment, puoi chiamarlo come vuoi, però in breve fare un percorso di crescita interiore, quindi ti consiglio di iniziare a fare un percorso di crescita interiore, perché ti fa capire che gioia, la pace, eccetera, non sono la chiave per arrivare a un certo punto, non sono l'obiettivo finale, ma sono la base su cui creare una vita poi di veramente di successo. Se no, quello che crei è solo una compulsiva ricerca di qualcosa che non ti porterà mai alla vera felicità. Quindi capire che in realtà è tutto già qui e ora, basta solo fare un percorso per esserne consapevoli invece che ricercarla in qualcosa di esterno, perché all'esterno non la troverai mai. Tutto parte da qui, noi ci creiamo tutta la nostra esperienza di vita, la creiamo, è vero succede dall'esterno, però noi la creiamo dall'interno, perché se io vedo qualcosa sono io che in base alla mia esperienza, alla mia memoria eccetera vedo quella cosa in un certo modo, positiva, negativa eccetera, quindi se posso cambiarlo dall'interno e vedere che cos'è, cambiare la mia esperienza di vita dall'interno vuol dire che tutto parte dall'interno. Comunque è un argomento molto complesso, non sto qui a dilungarmi. In ogni caso ti consiglio dunque di iniziare un percorso di crescita interiore che ti farà capire queste cose. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete qualsiasi altra domanda lasciatemela nei commenti qui sotto, mi piace tantissimo rispondere alle vostre domande e basta, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!